Buon pomeriggio a tutti e a tutti. Io sono Enrico Battisti, dirigente scolastico del Liceo Artistico Enzo Rossi di Roma e ho il piacere di aprire questo incontro anche nella mia veste di presidente della Rete Nazionale dei Licei Artistici. È da questo doppio punto di osservazione, quindi la scuola quotidiana e la rete, che oggi vi do il benvenuto. Un saluto prima di tutto a chi è collegato in questo momento. Vedo nelle notifiche una platea ricca e variegata. Ci sono dirigenti scolastici, vicepresidi, staff e direzione, coordinatori di dipartimento, docenti delle classi quinte, che in questo periodo hanno sulle spalle la parte più importante e più concreta del lavoro. E a tutti i docenti che hanno scelto di ritagliarsi quest'ora. Sono contento che siate qui. L'incontro nasce da un'esigenza precisa. Alla luce della riforma introdotta dal decreto legge 127 del 2025, convertito con modificazioni nella legge 164, le scuole si trovano di fronte a dover rileggere l'impianto degli esami di Stato con occhi completamente nuovi. Non si tratta solo di aggiornare una circolare interna, si tratta di capire cosa cambia davvero e come questo cambiamento ricade sui dipartimenti, sulla programmazione, sulle commissioni. Questo è il senso dell'incontro di oggi. Per farlo abbiamo una guida di eccezione. Ringrazio con piacere, lo dico con genuina gratitudine, la dottoressa Flaminia Giorda, dirigente tecnico, coordinatrice nazionale del servizio ispettivo e coordinatrice della struttura tecnica degli esami di Stato presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito. Non è scontato avere in diretta chi conosce la riforma dall'interno, chi ha aiutato a co-costruirla e chi ogni giorno la interpreta. È una presenza preziosa per tutta la rete. Grazie davvero, Flaminia. Voglio dedicare un momento a un tema che ci riguarda in modo specifico, la nostra identità come licei artistici. La riforma introduce criteri precisi per l'individuazione e il sorteggio delle discipline affidate a commissari interni ed esterni. E per noi questi criteri producono cambiamenti e combinazioni che meritano attenzione. Faccio l'esempio concreto di quello che è successo quest'anno. In alcuni nostri indirizzi, filosofia risulta assegnata al commissario esterno, mentre fisica è gestita internamente. Non è un dettaglio tecnico da registrare e archiviare, è un dato che cambia completamente il modo in cui il dipartimento si prepara, il modo in cui un coordinatore si coordina, il modo in cui un docente accompagna i propri studenti verso il colloquio. Curvature diverse producono scenari diversi e una lettura coerente con il proprio indirizzo non è un'opzione, è necessaria. Su questo aspetto ci aspettiamo chiarezza e indicazione operative da chi oggi parlerà. Una nota infine sulle domande, ne abbiamo ricevute tante, davvero moltissime, e abbiamo scelto di filtrarle perché una parte consistente si sovrapponeva. Nel question time, dopo l'intervento della dottoressa Giorda, che occuperà la seconda metà dell'ora, daremo spazio ai nuclei ricorrenti, ai casi che riteniamo più utili per l'intera rete. Non è una scelta di esclusione, è una scelta di efficacia. È meglio rispondere bene a poche domande che sfiorarne tante. Vi ricordo infine che la diretta è su YouTube, il link lo vedete in descrizione, e che al termine del webinar sarà reso pubblico per chi non è riuscito a seguirlo in tempo reale. Passo ora la parola a Flaminia Giorda. Flaminia, grazie ancora per essere qui, la parola è tutta tua. Io ti aspetto dopo per il question time. Mi oscuro e ti ascolto volentieri. Grazie mille, Flaminia. Allora, grazie Eugenio, grazie a tutti per l'invito e direi di partire subito con la presentazione, in quanto cominciamo dall'esame di queste slide che sono un riassunto di quello che cambia nella maturità 2025-26 e poi successivamente all'esame di alcune delle domande che avete inviato. La presentazione si divide in due parti. La prima è dedicata al decreto legge 127 convertito dalla legge 164, che è quello che ha modificato una serie di aspetti dell'esame di maturità. Questo decreto legge in realtà tocca diversi aspetti della vita scolastica. Noi ci concentriamo esclusivamente sul tema della maturità, ma teniamo conto che ci sono all'interno anche disposizioni di tipo diverso, come quelle che riguardano i compiti degli invalsi, l'elaborato critico negli anni non terminali, la formazione scuola-lavoro e anche gli esami integrativi. Quindi vedete che ci sono nell'articolo 1 di questo decreto già una pluralità di tematiche. Noi ci concentreremo
ripeto, sui commi 1 e 2 toccheremo alcuni altri aspetti come invalsi, formazione scuola-lavoro, che sono correlati con l'esame di maturità e anche ovviamente con la formazione dell'esame di maturità, ma tenete conto che la norma va conosciuta anche perché proprio contiene indicazioni importanti che toccano altri ambiti della vita scolastica. Partiamo dalla nuova denominazione dell'esame, che appunto è quella, in realtà è un ritorno alla denominazione storica che in realtà nell'uso tutto sommato non era mai stato completamente abbandonato, questo nome, questa denominazione di esame di maturità. La quale è sostituita non solamente nel decreto che regge l'esame di maturità, che è il decreto legislativo 62 del 2017, ma è sostituita ovunque appunto in quanto la precedente denominazione cessa di esistere, quindi esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, descrizione ampia. Naturalmente questo non comporta che non sia un esame di Stato, cioè chiamarlo esame di maturità non è che toglie il fatto che sia un esame di Stato, l'esame resta di Stato, ma appunto assume come denominazione quella di esame di maturità. La nuova denominazione ha ovviamente un motivo, cioè non è un cambio di etichetta neutro, perché in realtà il nome nuovo si inserisce dentro un articolo e un comma specifico che si chiamano oggetto e finalità dell'esame. Quindi si è voluto sottolineare che tra le finalità dell'esame c'è appunto quella di sondare e di valutare la maturità. Ecco, io qui mi permetto di leggere con voi la formulazione nuova del comma 1 dell'articolo 12, dove la parte in grassetto è la parte che è stata modificata. L'esame di maturità, vedete, qui c'è una sezione che esisteva già, verifica i livelli di apprendimento in relazione a conoscenze, abilità e competenze tipici di ogni indirizzo di studio, con riferimento a indicazioni nazionali e linee guida. Quindi questo è un aspetto che c'era e resta, e valuta, questo è nuovo, il grado di maturazione personale, di autonomia e di responsabilità acquisito al termine del percorso di studio. Ecco, esame di maturità fa riferimento a questo, un esame che mira a cogliere la maturazione, l'autonomia, la responsabilità che caratterizzano il nostro candidato, anche tenendo conto dell'impegno dimostrato sia nell'ambito scolastico sia in attività, si intende anche extrascolastiche, che il candidato appunto abbia svolto nella prospettiva di cogliere lo sviluppo integrale della persona. Quindi questo studente che noi abbiamo accolto a 14 anni come appunto un adolescente, ha fatto un lungo percorso, 5 anni ordinariamente, 4 se si tratta di un istituto quadriennale, e ovviamente questi sono anni molto importanti e formativi, quindi si chiede alle commissioni di valorizzare il percorso di maturazione, di crescita a tutto campo del candidato. Poi vedremo in particolare nel colloquio come questo si espliciti. Il colloquio è la parte che, lo anticipo, cambia di più. La funzione orientativa l'esame l'aveva già, quindi il fatto che l'esame comunque integrasse in sé una funzione orientativa è già un aspetto presente nella previgente formulazione, si è
specificato che questa funzione orientativa è finalizzata a sostenere scelte consapevoli. Quindi ci inseriamo dentro una scuola in cui l'orientamento deve essere strutturale, quindi l'orientamento non si fa in un momento specifico, di un anno specifico, diciamo che l'orientamento innerva tutto il percorso scolastico e l'esame è l'ultimo momento, diciamo, di questo complesso percorso di scoperta e di autoscoperta in cui lo studente, attraverso tutte le esperienze che realizza, comprende di più se stesso, le proprie inclinazioni, le proprie propensioni, i propri talenti e si orienta verso la prosecuzione futura del proprio cammino nella direzione che vorrà scegliere. E quindi la funzione orientativa ovviamente preordinata a aiutare lo studente a fare delle scelte consapevoli sul proprio futuro. Un altro ambito in cui si è proceduto ad una ridenominazione è quello della formazione scuola-lavoro. Sapete che in passato questa parte del curricolo ha avuto due denominazioni. All'inizio si chiamava alternanza scuola-lavoro, poi è stata denominata PCTO, percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento. Oggi di nuovo un cambio, formazione scuola-lavoro. Non è nuovo il fatto che l'esame di maturità tenga conto della formazione scuola-lavoro, perché se ne tiene conto da tempo, anche quando si chiamava in altro modo. È nuovo il modo di alludere a questi percorsi chiamandoli formazione scuola-lavoro. E qui io vi leggo l'articolo che è stato modificato, perché vedete è stato inserito dentro un altro dispositivo, qui non ci riguardano le tecnicalità normative, ma vedete che è stato inserito in una certa norma, in una certa legge, un comma particolare, vedete addirittura 784 octies, che dice: fermi restando gli obblighi di attivazione, i contenuti formativi, gli obiettivi generali e le finalità educative previsti dalla normativa vigente, i percorsi PCTO sono ridenominati formazione scuola-lavoro. Quindi vedete, cosa ci dice questo comma? Che fermi restando tutti gli aspetti sottostanti, quindi il fatto che siano obbligatori da fare, che debbano avere determinati contenuti, obiettivi e finalità, e anche naturalmente il monte ore minimo obbligatorio, che per i licei è 90 ore, questi percorsi vengono ridenominati formazione scuola-lavoro. La denominazione, anche in questo caso, va sottolineato, ha un suo significato, perché ovviamente rientra il termine lavoro, che era uscito nell'adozione della formula PCTO, ma vedete, non nella visione alternanza scuola-lavoro, come a dire a contrapporre due diverse dimensioni, la dimensione della scuola e la dimensione del lavoro, ma come formazione scuola-lavoro, ossia una formazione in cui tanto la scuola quanto per quella fetta di ore il mondo del lavoro, per quel limitato numero di ore il mondo del lavoro, cooperano alla formazione dello studente. Quindi una forma non di contrapposizione di due ambiti, la scuola e il lavoro in alternanza, ma piuttosto un'alleanza formativa tra scuola e lavoro, appunto per garantire formazione allo studente. Peraltro ci tengo a sottolineare ancora una volta che non cambia però la struttura e gli obblighi delle scuole in relazione alla formazione scuola-lavoro. Anche l'educazione civica c'era già,
solo che si è proceduto a sostituire un comma dove era ancora rimasto il vecchio insegnamento di cittadinanza e Costituzione. Quindi si è aggiornata la norma stabilendo che l'esame di maturità tiene conto anche delle competenze maturate nell'ambito dell'insegnamento di educazione civica. Lo vedremo anche poi in relazione al colloquio, e dove è ovviamente previsto uno spazio per l'educazione civica. Il comma precedente che è stato sostituito diceva che l'esame conclusivo, eccetera, eccetera, tiene conto delle attività svolte in relazione all'insegnamento di cittadinanza e Costituzione. Quindi parlava non solo di cittadinanza e Costituzione, ma di attività svolte. Adesso si parla di educazione civica, è normale, è giusto, perché da tempo ormai è stato sostituito cittadinanza e Costituzione con educazione civica, ma non si parla più solo di attività svolte, ma di competenze maturate, quindi la valorizzazione e l'accento è posto sulle competenze, sempre nell'idea che la maturazione consiste nello sviluppo di competenze personali, e ritroviamo questa stessa espressione anche in un altro articolo, appunto quello che riguarda il colloquio, e poi lo vedremo meglio nella seconda parte. Non è, credo, sfuggito a nessuno che le commissioni siano state, tra virgolette, alleggerite, vale a dire, si è passati dalla previgente formula presidente esterno più 3 membri esterni e 3 membri interni all'attuale configurazione presidente esterno, 2 membri esterni e 2 membri interni. Dice l'articolo, per come è modificato, afferenti alle aree disciplinari individuate con decreto del ministro. Chi è che è afferente? Allora, sì, i membri esterni e i membri interni, più, diciamo, specificamente sono le discipline che tanto i membri esterni quanto i membri interni insegnano. Quindi in effetti non è tanto la persona del membro esterno o interno quanto la disciplina a lui affidata che afferisce alle aree disciplinari che vengono individuate con decreto. Allora, esisteva già in passato un decreto che definiva le aree disciplinari. Era il decreto numero 319 del 2015. Questo decreto era ormai da sostituire perché da una parte faceva riferimento a norme ormai abrogate sugli esami, dall'altra non conteneva i percorsi dei professionali di nuovo ordinamento, si è quindi proceduto a elaborare un nuovo decreto sulle aree disciplinari che sarà di prossima pubblicazione. Il CSP ha espresso in merito il proprio parere, verrà tra non molto ovviamente pubblicato e sostituirà, è ovvio, il 319. Però nella stessa logica, vale a dire questo decreto contiene per tutti gli indirizzi di studio, e sono stati ovviamente aggiornati, le aree disciplinari in cui sono suddivise tutte le discipline del curricolo dell'ultimo anno. Quindi non cambia nulla per i licei artistici, che già avevano le aree disciplinari definite e restano le stesse discipline dentro le stesse 2 aree. Allora cerchiamo bene di capire a cosa serve il decreto delle aree disciplinari. La normativa, il decreto 62, consente di correggere le prove scritte dividendosi per aree disciplinari. Cioè la commissione, invece di correggere gli iscritti in plenaria, cioè nella sua completa composizione, si può dividere per aree disciplinari.
purché, questo è l'elemento importante, purché ci siano almeno 2 commissari per ciascuna area. Questo vuol dire che se prima con 6 commissari era più facile, ci potevano essere anche 4 di un'area e 2 di un'altra, si poteva correggere per aree disciplinari, ora è chiaro che essendoci 4 membri o abbiamo un'equa distribuzione, 2 per un'area, 2 per un'altra, oppure non si può correggere per aree disciplinari. Allora quindi si deve verificare che le 4 discipline che sono anche affidate ai 4 commissari afferiscano 2 e 2 a 2 aree disciplinari, in questo caso si può correggere per aree disciplinari. In caso diverso, no. Del resto si tratta di una facoltà, non di un obbligo, non di un diritto. Quest'anno e così nei prossimi ci saranno delle scelte delle discipline coinvolte nell'esame che consentiranno la correzione per aree disciplinari e altre scelte che invece non la consentiranno. Ricordo peraltro che correggere per aree disciplinari non significa valutare per aree disciplinari, perché la valutazione, quindi l'assegnazione del voto, è un'operazione sempre collegiale. La correzione può essere fatta laddove ne ricorrano le condizioni per aree disciplinari, ma la valutazione e l'assegnazione del voto va fatta sempre in plenaria utilizzando le griglie di valutazione. Ricordo qui, siccome ci sono state domande varie in relazione alle prove scritte, che per le prove scritte non si cambia. E prima di iniziare la parte dedicata al colloquio ci fermiamo e rivediamo qualcosa in relazione anche appunto alle prove scritte. Comunque importante ricordare che le aree disciplinari vengono in rilievo solo ed esclusivamente per la correzione delle prove scritte, non in altri momenti dell'esame. Validità dell'esame, questo è un tema sul quale il Ministro si è in effetti spesso soffermato. Sapete che l'anno scorso, in particolare, in qualche caso anche l'anno precedente, ci sono stati alcuni studenti che hanno esplicitamente rifiutato di sostenere la prova orale. Quindi hanno fidato, per così dire, sul fatto che tra credito e prove scritte avevano già raggiunto i 60 punti minimi richiesti per passare l'esame. Ecco, in relazione a questo il Ministro ha chiarito che questa condotta non sarà più ammissibile, in quanto all'articolo 17 è stato aggiunto un nuovo comma, il comma 2 bis, che dice l'esame di maturità è validamente sostenuto se il candidato ha regolarmente svolto tutte le prove. Quindi il candidato che rifiuta di sostenere la prova orale per una sua opposizione polemica dovrà ripetere l'anno, cioè invaliderà il suo esame. Quindi non potrà avere un esame valido senza aver sostenuto il colloquio. Anche in questo caso io vorrei fare un chiarimento previo. Regolarmente svolto tutte le prove.
Cosa significa? Vuol dire che io ci ho almeno provato a sottopormi alla prova. Qui rientra, sotto questo comma 2 bis, il rifiuto di fare l'orale, non il fallimento dell'orale. Vi faccio un'analogia. Io mi siedo a fare la prima prova di italiano, entro nella più totale confusione, perdo 3 ore a leggere le consegne, poi comincio a scrivere una traccia, poi annullo tutto e cancello tutto perché ho deciso che voglio fare un'altra cosa. Alla fine forse consegno un elaborato che non so, ha 10 righe scritte male e che andrà in conto a una valutazione terribilmente bassa. Mi sono rifiutato di fare lo scritto di italiano? No, ho fallito lo scritto di italiano. Cioè, ho fatto uno scritto lacunoso, addirittura gravissimamente lacunoso, addirittura vi voglio dire, l'ho lasciato in bianco perché non sono, cioè, ho pianto tutto il giorno e, diciamo, ho consegnato un foglio inzuppato di lacrime, ma senza niente di valutabile dalla commissione, perché proprio mi sono bloccato totalmente. Beh, insomma, voglio dire, sarebbe un caso estremo, però i casi di fallimenti ci sono, i casi di prove gravemente insufficienti ci sono, ma non è un rifiuto. Quindi, allo stesso modo, chi si siede al colloquio e ha studiato poco, oppure entra in crisi, ha un attacco di panico, si blocca totalmente e nonostante tutta la cura, l'affetto dei docenti che tentano di tranquillizzarlo, di rasserenarlo, di fargli dire qualche cosa in qualsiasi modo, non riesce a spiccicare parola, ecco, non è un rifiuto, è una crisi. Allora vedete che qui ovviamente la commissione, ma io dico una banalità perché la commissione è in grado di distinguere tra lo studente che in qualche modo sfida la commissione dicendo io questo colloquio non lo sostengo e se mi fai una domanda mi rifiuto di risponderti, e quello che non ci sta riuscendo, che non ci riesce perché sta entrando in crisi, perché sta fallendo la prova per una sua condizione o di impreparazione grave oppure di disagio profondo. Ecco, quindi attenzione a distinguere con chiarezza tra l'espresso rifiuto di fare la prova, che ovviamente finisce per invalidare l'esame, e invece la crisi che porta ad un colloquio svolto poco o male, oppure addirittura non svolto, per incapacità momentanea, ecco, di sostenere quella prova che naturalmente coinvolgerà la Commissione nel mettere in campo tutti i tentativi per far parlare lo studente, tutte le possibilità di far interloquire lo studente. Adesso immaginiamo, quest'anno lo vedremo, c'è una prima parte dove lo studente addirittura deve parlare di se stesso, quindi si spera che proprio la scena muta totale non ci dovrebbe essere ragione per farla, ma comunque è chiaro che la Commissione di fronte alla crisi deve adottare dei mezzi di aiuto e di supporto. Di fronte al rifiuto del candidato gli richiamerà questo comma, gli dirà ti rendi conto che quello che mi stai dicendo significa che il tuo esame non è validamente sostenuto, cioè ti rendi conto delle conseguenze del gesto, cioè cercherà di far recedere il candidato da questo suo proposito, perché ovviamente qualora il candidato persista nel rifiuto si applica questo comma 2 bis. Decreto materie, adesso lo andremo ovviamente ad approfondire
La slide ci dice semplicemente che cosa contiene il decreto materia, ma tra poco andremo a fare un approfondimento proprio appunto su questo decreto. Allora, un colloquio concentrato su 4 discipline. Quindi, in sostanza, è stato ripensato il colloquio. Il colloquio è la prova che cambia in questo esame. Infatti, mentre fino allo scorso anno, ovviamente, il colloquio verteva su un numero maggiore di discipline e c'era il famoso materiale di avvio, oggi il colloquio verte su 4 discipline e non c'è più il materiale di avvio. Quindi cerchiamo di capire con precisione cosa tutto questo comporta, partendo innanzitutto dalla norma. La norma, ancora una volta riscritta, dice il colloquio si svolge sulle 4 discipline individuate ai sensi del comma 7, quindi nel decreto materie, con la finalità di verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri di ciascuna disciplina, la capacità di utilizzare e raccordare le conoscenze acquisite e argomentare in modo critico e personale, nonché il grado di responsabilità e maturità raggiunto. Quindi il colloquio si svolge su 4 discipline e di qui non ci si smuove. Il professore nominato per italiano può interrogare anche in storia se insegna anche la storia? No, e questo deve essere chiaro. Il professore che insegna nella classe fisica, nominato come commissario interno di fisica, può coinvolgere nel colloquio anche la matematica per cui lui ha titolo e che insegna nella stessa classe? Ancora una volta no, perché il colloquio ha ad oggetto le 4 discipline individuate nel decreto materia. Quindi su queste discipline i docenti possono porre domande al candidato. Diverso è il caso che sia il candidato stesso spontaneamente su sua iniziativa a introdurre una correlazione con una ulteriore disciplina non presente in commissione. Quindi diverso è il caso laddove sua sponte, perché lui è in grado di fare questo collegamento, il candidato richiesto dal docente di italiano di parlare delle novità introdotte da Marinetti nella poesia con le parole libere, voglia anche fare un collegamento con la storia dell'arte e dire che il futurismo non si sviluppa solo in letteratura, ma abbraccia anche altre arti, tra cui anche le arti figurative, e porti una propria considerazione. In questo caso noi accogliamo ovviamente, purché sia corretta naturalmente, la suggestione del candidato, cioè il candidato che ci fa un collegamento su una disciplina non presente in commissione, non lo fermiamo, ascoltiamo il suo contributo. Se c'è in commissione, per caso, un docente che si rende conto che questo collegamento non è condotto correttamente, io suggerirei di fermare il candidato, cioè se io mi accorgo che sta dicendo sciocchezze e che questo suo collegamento, oltre che non essere stato richiesto, non è nemmeno corretto, fermiamolo in tempo, perché, voglio dire, evitiamogli di dire una sciocchezza che non influenza il colloquio, perché la materia è diversa dalle 4, che però, insomma,
magari in quel momento non gli sta facendo fare bella figura. Questo è un concetto che vale sempre quando, se il candidato ci fa un suo collegamento con l'attualità geopolitica e dice una scemenza, lo fermiamo e gli diciamo no, guarda, forse non è proprio come dici, magari passiamo ad un altro argomento, lasciamo perdere questo aspetto, insomma non ci mettiamo a fare particolari correzioni, però fermiamolo se dice delle cose insomma, che non sono corrette. Quindi, ovviamente, nel caso che il nostro candidato ci porti dentro la storia dell'arte, non gli faremo altre domande di storia dell'arte. Ecco, questo, ma ascolteremo le sue considerazioni eventuali sulla storia dell'arte. Quello che non c'è più, e lo vedremo presto guardando il decreto materia, è il materiale. Allora, ogni tentativo di reintrodurre il materiale va assolutamente bloccato. Cioè il materiale di avvio del colloquio non c'è più. Quindi non c'è motivo di proporre reintroduzione di un appoggio che prima era previsto e oggi non lo è più. Questo significa che il professore di italiano non può far leggere una poesia? Ma no, cioè un conto era il materiale d'avvio che si prestava a plurimi collegamenti, a volte, qui ha anche ragione il ministro, qualche volta questi collegamenti erano un po' insomma estremi, ecco, erano a volte dei collegamenti piuttosto incongruenti, ma comunque era un materiale che si prestava a una trattazione pluridisciplinare. Un conto è che il singolo docente mi chiede di rispondere su un appiglio che riguarda la sua disciplina, nel caso di italiano, leggere alcune righe di un testo, una poesia, nel caso di fisica o matematica, proporre una formula, un esercizio e ragionare su quello. Cioè, questo non è il materiale, questo è un qualcosa che si è sempre fatto, si propone un testo, nel caso quest'anno non c'è la storia dell'arte, domani è chiaro che quando ci sarà storia dell'arte, è chiaro che il professore potrà sempre far vedere un'immagine, perché quello non è il materiale d'avvio del colloquio, è un'altra cosa. Cioè non significa che il singolo docente non possa avvalersi di un testo scritto, di un esercizio, di una formula per proporre un quesito per stimolare il candidato. Importante, lo vedremo tra poco, il tentativo di far sì che nel colloquio non siano valutate solo conoscenze, abilità, competenze e direi men che meno cose imparate a memoria, ma di valutare anche l'autonomia, la maturazione del candidato. Intanto, innanzitutto, l'uso che fa di quello che ha imparato, che non si richieda una ripetizione vuota, mnemonica di quello che è stato imparato, ma un uso consapevole, ecco, mettere il candidato nelle condizioni di dimostrare che quello che ha imparato lo sa maneggiare. E poi, tra poco lo vedremo, nella prima parte del colloquio, poter tenere conto e poter valorizzare anche il suo impegno, le attività fatte sia a scuola che anche fuori scuola, anche azioni particolarmente meritevoli svolte in qualsiasi ambito scolastico o anche extra scolastico. E qui assume importanza proprio il curriculum dello studentessa e della studentessa e dello studente, che diventa da quest'anno particolarmente rilevante. Ci torniamo su. Cambia, altro aspetto innovativo, il punteggio integrativo, quello che siamo abituati a definire bonus. Prima si parlava di un punteggio integrativo fino a 5 punti per il candidato che avesse almeno 80 punti tra prove e credito. Ora i parametri si sono alzati
è richiesto almeno 90 punti tra credito e prove d'esame, quindi un punteggio decisamente più alto, e questo nostro candidato che ha almeno 90 punti potrà conseguire un punteggio integrativo sulla base di parametri stabiliti dalla commissione fino ad un massimo di 3 punti. Immaginiamo che qui si vadano a collocare tutte quelle situazioni in cui il candidato non arriva ad avere un punteggio pieno, per esempio i candidati che possono arrivare ad avere un 98, un 99 perché magari hanno perso qualcosa nel credito della sola terza o nel credito della terza e della quarta, perché magari avevano la media dell'8 anziché avere la media del 9, gli manca uno, gli mancano 2 punti, ecco, in questo modo la commissione può portare un punteggio pieno a quel candidato che abbia raggiunto l'eccellenza in tutto, fuorché in un punto soltanto o 2 punti soltanto del suo percorso. Ultimo aspetto innovativo previsto dal decreto 127 è la formazione per i commissari d'esame. Ecco, verrà attivata verosimilmente a partire dal mese di marzo, non prima, una formazione online, diciamo si tratterà di video fondamentalmente che tratteranno aspetti salienti, sia innovativi sia strutturali dell'esame di maturità, che sarà destinata a tutti i docenti che possono fare i commissari, quindi quelli, per usare la definizione corretta, che hanno titolo a essere nominati come commissari interni o esterni. Dall'anno prossimo, avere fatto questa formazione diverrà un titolo preferenziale, quindi una condizione per cui a parità di altre condizioni verrà preferito, quindi passerà avanti l'aspirante che ha fatto la formazione rispetto a quello che invece non ha fatto la formazione. E fin qui appunto quello che riguarda le nuove disposizioni contenute nel decreto legge 127. Prima di passare a parlare del decreto che chiamiamo decreto materie, quindi scelta discipline e conduzione del colloquio, chiariamo che per quello che concerne le prove scritte, sulle quali c'erano diverse domande, poi le vedremo velocemente alcune domande, non cambia nulla. Quindi le prove scritte sempre sono su 3 giorni per 6 ore. Qualcuno nelle domande ha scritto 8 ore, spero che sia un refuso perché se no non saprei dove sia stato negli ultimi anni. Comunque sono sempre 3 giorni, 6 ore massimo, il che vuol dire che il candidato che ci consegna a metà del secondo giorno si è autoridotto il tempo, cioè ha deciso che consegna prima, ma la prova sempre quella durata, cioè 18 ore su 3 giorni. Poiché quest'anno la prova inizia di venerdì, finirà il martedì, perché il sabato non si fanno prove scritte. Anche in questo caso non ci prolunghiamo, non si fanno, non si possono fare e non si faranno prove scritte di sabato. Quindi inutile soffermarci più di tanto su questo, non cambia nulla, quindi iniziando di venerdì la prova finirà di martedì. Quindi ovviamente i 3 giorni saranno venerdì, lunedì, martedì, mentre l'anno scorso erano giovedì, venerdì e lunedì. Quindi questo non cambia. Altra cosa che non cambia sono i quadri di riferimento. Quindi i quadri di riferimento delle prove scritte sono sempre gli stessi quadri adottati con DM 769, quindi la formula dell'esame, la griglia di valutazione sono sempre quelle, restano identiche a sempre. Le griglie rimangono quelle, sono griglie con soli indicatori che le commissioni devono declinare mettendo i descrittori. Non cambierà il piedipagina delle tracce, quindi quello che era consentito lo scorso anno continua a essere consentito oggi, quindi l'uso degli archivi, l'uso delle biblioteche, l'uso di eventuali repository di
di materiali resi disponibili su computer, il divieto di accesso a internet. Allora, chiaramente la prova dell'esame di Stato non si può fare accedendo a internet durante la prova, non si può fare utilizzando gli strumenti dell'intelligenza artificiale, ci mancherebbe altro, non si può fare portandosi da casa materiali. È ovvio che le prove dell'esame del liceo artistico sono prove particolari, lo studente finito il primo giorno va a casa, quest'anno c'ha tutto il weekend per fare le sue ricerche e le sue riflessioni, ma poi la prova la deve fare materialmente a scuola, non si può portare appresso roba elaborata a casa. Questo, voglio dire, mi pare che stiamo dicendo anche abbastanza una banalità. Per quanto riguarda ovviamente la gestione della prova, si possono usare i computer degli studenti? Sì, se ci stanno soltanto i software, cioè non ci deve essere nient'altro che non i software. Devono essere esaminati dalla commissione, è come quando io vado a fare un esame col mio codice civile, lo lascio alla commissione, se è un codice civile non commentato posso usare il codice civile non commentato, anche così il manuale dell'architetto per chi fa le prove di architettura. Quindi sì, si possono utilizzare se la scuola non ha sufficienti computer, purché ovviamente non ci sia altro che i software che servono per fare la prova. Qualcuno mi ha chiesto che si fa col laboratorio. Signori miei, allora, il laboratorio non è mai stato disciplina d'esame. La disciplina d'esame per i licei artistici è una e una sola e sono le discipline che sono chiamate progettuali in alcuni indirizzi e in altri no, ma sempre progettuali sono, cioè l'unica materia oggetto di prova d'esame sono le discipline. Quindi quelle sono obbligatorie da nominare. Quindi è ovvio che la nomina ricade sul docente di disciplina. Ci può essere in commissione il docente di laboratorio? No, perché ci stanno in commissione solo le 4 discipline indicate dal decreto materie e il laboratorio non c'è. E mi viene da dire sarà ben difficile che ci sia anche in futuro, perché insomma, tra tante discipline non credo che sarà facile far ricadere la scelta sul laboratorio. È chiaro che 4 discipline è una riduzione, l'italiano ci deve stare sempre, le discipline ci devono stare sempre, negli altri 2 posti si alterneranno a mano le altre discipline del curricolo. Il docente di laboratorio che può fare? Allora, laddove il presidente lo consenta, può essere in assistenza durante i giorni delle prove scritte, se la cosa è fortemente necessaria e se il presidente lo ammette. Cioè può fornire un'assistenza soprattutto laddove ci siano dei laboratori complessi, dove può essere opportuna la presenza del laboratorio, del docente di laboratorio, perché magari può essere un aiuto nel momento in cui gli studenti devono realizzare il modellino, il prototipo, la parte di progetto, perché aiuta a usare degli strumenti complessi, il banchetto da orafo, la sega per il legno. Ecco, laddove sia ammesso da parte del presidente. Se il presidente non lo ammette, non c'è molto da fare. Ecco, si può fare una mediazione, si può fare un tentativo, ma al di là di questo, naturalmente è chiaro che non possono dare guida agli altri, devono solo assistere nell'uso degli strumenti. Nel caso è fare la vigilanza, questo possono fare. Niente di più, ovviamente. Andiamo a vedere adesso il decreto materia. Scelta delle discipline. Chiaramente cosa avete trovato? La disciplina oggetto di seconda prova scritta. Abbiamo detto nei licei artistici è una sola, tolta la curvatura del plastico pittorico delle arti figurative, dove possono uscire ed escono in alternativa o discipline grafiche o pittoriche o discipline plastico-scultoree. Quest'anno è uscita discipline plastico-scultoree e quindi in commissione ci va il docente di discipline plastico-scultoree. Qualcuno mi ha posto una curiosa domanda: può essere messo quello di discipline pittoriche in sostituzione? Ovviamente no,
Cioè, se le discipline devono essere quelle, le discipline devono essere quelle. Quindi, così, a maggior ragione, ovviamente, sulla seconda prova scritta, ma vale per tutte. Le discipline sono quelle del DM 13. Oltre alla disciplina di seconda prova, che è sempre interna, per la nota difficoltà di reperire docenti sulle discipline di seconda prova in alcune regioni e province dove esiste una sola scuola di un certo indirizzo, quindi sono interni questi professori, e poi ci sono le 4 discipline oggetto del colloquio d'esame. Si possono modificare queste discipline? No. Che succede quest'anno? Quest'anno il decreto vi dice: assegnate agli esterni italiano e filosofia, assegnate all'interno discipline X e fisica. Si può cambiare qualcosa? No, non si può cambiare nulla. Allora, che succede se il docente interno, faccio per dire, è titolare di legge 104 e quindi legittimamente mi dice: preside, io l'esame non lo faccio, dovrò sostituire con altro docente della medesima disciplina, che a quel punto purtroppo non insegna nella classe, quello di quarta anziché quello di quinta, oppure addirittura quello del corso B anziché quello del corso A, cioè un docente della stessa disciplina che però a quel punto non è quello della classe. Chiaramente queste casistiche vanno prevenute nel momento in cui si assegnano le cattedre. Se si verifica lo stesso questa evenienza, a un certo momento bisogna effettuare la sostituzione. Allo stesso modo, se non c'è un docente in istituto che possa sostituire, si attinge alle graduatorie di istituto. Usciranno nei prossimi mesi tanto il decreto ministeriale sulle commissioni, che sarà un decreto che emenda, modifica il previgente decreto 183 del 2019 sulle commissioni, e quindi darà chiarimenti sulla formazione delle commissioni, e poi la classica circolare sulle commissioni. Quindi fino ad allora potete non fare i consigli di classe che peraltro quest'anno sono anche facili, perché non c'è nessuna scelta da fare, perché le scelte le ha già fatte il ministro. Adesso andiamo a vedere il colloquio. Il colloquio, c'è un articolo apposta nel decreto 37 che va letto con estrema attenzione, ora vedremo pezzo pezzo. Il comma 1 non lo guardiamo perché richiama le norme contenute nel decreto 62, quindi è qualcosa che abbiamo già visto, sono le norme che abbiamo già esaminato nella prima parte. Invece il comma 2 ci dice come è articolato il colloquio. Come inizia il colloquio? A partire da una breve riflessione del candidato sul proprio percorso scolastico e personale, anche alla luce delle informazioni contenute nel curriculum della studentessa e dello studente. Quindi il candidato narra il proprio percorso scolastico e personale. Questa è una riflessione breve, breve significa che nel momento in cui le commissioni decidono come strutturare il colloquio, decideranno anche un tempo orientativo da dedicare, 5-10 minuti, da dedicare a questa breve riflessione. La breve riflessione è una riflessione sull'intero del proprio percorso scolastico e personale, vale a dire una riflessione sulla propria maturazione, sul proprio sviluppo personale, su quello che è stato il passaggio dal 14enne che è entrato a scuola al 19enne che ne sta per uscire. Non è l'illustrazione di un proprio particolare progetto artistico, non è questo, perché non può ridursi solo a questo, perché il candidato non è solo questo. Cioè non scambiamo, non mettiamo dentro questa scatola cose che questa scatola non deve contenere. Potrà anche dirci qualcosa su progetti artistici,
ma non è che ci si chiede di esporre un particolare progetto a cui ha dedicato l'ultimo anno, deve parlare del proprio percorso quinquennale scolastico e anche personale. Quindi deve parlarci di se stesso a tutto tondo. Questo è lo scopo della prima parte del colloquio, non altre indicazioni. Quindi il curriculum della studentessa e dello studente va compilato bene, perché nella terza parte lo studente ha la possibilità di raccontarci qualcosa di sé. Qui, se è un esame di maturità, il candidato ci dovrà dire come percepisce lui stesso il proprio cambiamento, il proprio sviluppo personale, la propria maturità. E poi è chiaro, nel resto del colloquio lo dovrà anche dimostrare che ha senso critico, che è una persona che sa fare le sue valutazioni, le sue scelte, ma qui ce lo racconta, riflettendo sul passato di questi 5 anni così importanti della sua formazione. È una parte che si gestisce il candidato, naturalmente aiutiamolo a impostarla bene, a impostarla efficacemente. Questa prima parte ovviamente dà senso al curriculum. Se il curriculum è vuoto e lo studente non lo ha compilato adeguatamente, se non abbiamo elementi personali da mettere in rilievo, ma non perché non ce li abbiamo, ma perché non abbiamo fatto niente per evidenziarli, è chiaro, daremo un'impressione non buona alla nostra commissione. È chiaro che i commissari interni conoscono lo studente, devono sostenerlo prima di arrivare al colloquio per popolare questa parte di cose sensate. Il colloquio come continua? Continua con domande e approfondimenti sulle 4 discipline. Allora, in questo caso è chiaro che noi poniamo domande sulle discipline. Di chi le pone? Ovviamente le porrà i commissari, proporranno degli approfondimenti, delle domande sulle discipline per cui sono stati nominati. E da queste domande e discipline dovrà uscire fuori quanto il candidato ha acquisito i contenuti e i metodi delle discipline, quanto li sa utilizzare con responsabilità, con maturità, quanto è capace di raccordare le conoscenze, quindi non solo di settorialmente ripetere mnemonicamente nozioni acquisite, ma sa usare, raccordare, quindi fare collegamenti nell'ambito delle materie che ci stanno, tra quello che ha acquisito e anche dentro la stessa materia, facendo per esempio paragoni tra fenomeni diversi, autori diversi, movimenti diversi, raccordando quello che si è appreso sul futurismo rispetto a quello che si è appreso sul verismo, e quindi raccordando, collegando, paragonando ambiti di conoscenze diverse, cercando di argomentare in modo critico e personale. Più belle, più stimolanti sono le domande dentro il confine delle 4 discipline, più poi ovviamente lo studente si sentirà stimolato e potrà lui stesso poi proporre le proprie riflessioni, le proprie richieste. Ora, mi ha un po' stupito anche in questo caso, perdonatemi la sottolineatura, che qualcuno mi abbia scritto: io insegno discipline progettuali, non so che domande fare. La disciplina non ha una parte si possa chiedere al colloquio orale. Signori, io strabilio, perché voglio dire, Bruno Munari sul metodo progettuale ha scritto volumi sul metodo progettuale. Cioè noi a questi ragazzi per 6 ore, per 3 anni, 18 ore totali abbiamo insegnato il metodo progettuale e non siamo capaci di porgli delle domande di progettazione al colloquio. Ma scherziamo? Scherziamo? Cioè la progettazione è una cosa che si applica e basta e non c'è nessuna domanda che si può fare sul metodo progettuale.
Ripeto, strabilio, forse non ho capito bene io la domanda. È ovvio che il docente di progettazione farà domande sulla progettazione, magari anche a partire da quello che lo studente ha fatto nella prova, ma anche in generale, su tutta la parte, il frame, diciamo, teorico che regge la progettazione. Non potrà viceversa fare domande specifiche di laboratorio perché quella è un'altra disciplina, ma distinguiamo attentamente queste due parti. Naturalmente, lo abbiamo già visto, sta al candidato analizzare, correlare al suo percorso le esperienze di attività di formazione scuola-lavoro, eventualmente anche con un lavoro multimediale, quindi non solo con o relazionando per orale, o relazionando, esponendo una relazione anche scritta, diciamo, esponendo oralmente una relazione scritta, o anche mostrando un lavoro multimediale che renda conto delle esperienze di formazione scuola-lavoro. Naturalmente dentro il colloquio trova posto il curriculum di educazione civica, sempre correlato alle discipline che ci sono. Normalmente l'educazione civica dal professore di italiano è sempre svolta, quindi il professore di italiano troverà nel documento del consiglio di classe quello che è stato trattato in educazione civica, chi per lui, molte scuole oggi fanno svolgere l'educazione civica a tutti i docenti, potrà porre la domanda uno dei docenti coinvolti in commissione in relazione a ciò che si è fatto di educazione civica su quell'area disciplinare. Naturalmente dentro il colloquio si garantirà anche la discussione degli elaborati delle prove scritte, quindi la revisione di questi elaborati. Se il candidato è stato ammesso all'esame con 6 voto di comportamento, avrà anche un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale assegnato dal consiglio di classe, che gli è stato dato dal consiglio di classe, dovrà discuterlo con la commissione. Naturalmente vorrei ricordare al consiglio di classe che dovesse dare l'elaborato che non si limiti a dare solo il tema, ma dica anche in che forma e entro che data il candidato deve consegnare chiaramente il suo elaborato in modo da poterlo poi avere trasmesso alla commissione. Disciplina CLIL, qui c'era una domanda. Allora, la disciplina naturalmente c'è. Immaginiamo che io abbia fatto in CLIL storia dell'arte. Storia dell'arte non c'è e quindi non la faccio, e questo è facile. Immaginiamo che io abbia fatto in CLIL la filosofia, è assegnata al commissario esterno. La possiamo fare col CLIL, quindi la possiamo esporre in lingua? No, perché non c'è il commissario interno che ha fatto la disciplina CLIL. Il viceversa, abbiamo fatto fisica col CLIL? Sì, allora d'accordo, naturalmente faremo la disciplina fisica che abbiamo fatto in CLIL, in metodologia CLIL durante l'anno, la faremo con metodologia CLIL anche nel colloquio. Quindi possiamo fare la disciplina CLIL, quindi affrontarla anche in lingua straniera, qualora ci sia il docente della disciplina interno che ha fatto la disciplina in CLIL. Viceversa, faremo la disciplina, ma naturalmente solo in italiano, senza metodologia CLIL. Nulla cambia in relazione al colloquio, ovviamente per i candidati con disabilità e DSA, ma non cambia nemmeno in relazione alle prove scritte, quindi anche in questo caso. Una domanda che mi avete posto riguarda le prove equipollenti. Signori, è chiaro, io qui vi sto facendo una lezione su quello che cambia nell'esame di Stato. Se dovessimo fare una lezione completa su tutta l'esame di maturità, ci vorrebbero tante ore. Le prove equipollenti si predispongono per i candidati con disabilità che sostengono l'esame per ottenere il diploma, quindi un livello di disabilità tale che però consenta di perseguire quelli che un tempo si chiamavano gli obiettivi minimi, quindi il livello di base essenziale. Per questi studenti si predispongono prove equipollenti che devono essere prove in grado di verificare le medesime
conoscenze e competenze delle prove ufficiali. Quindi è chiaro che noi dovremo predisporre delle prove onestamente equipollenti, ossia davvero equivalenti per valore, seppur con un certo limitato grado di semplificazione, ma in grado di accertare come una prova ordinaria quelle conoscenze e competenze senza le quali non si può avere il diploma. Mi limito a dire questo perché la trattazione su questo ci porterebbe ampiamente lontano. ESABAC ed ESABAC Tecno c'è soltanto l'ESABAC in una scuola, ma chi fa l'ESABAC sa che avrà anche la terza prova di francese e poi la prova anche di storia del francese allo scritto. Per quanto concerne la conduzione generale del colloquio, deve essere un colloquio equilibrato nella durata, quindi non andare oltre una ragionevole durata che va, secondo il modo di vedere, dai 3/4 d'ora all'ora. Le fasi devono essere anche tra loro equilibrate, il coinvolgimento delle 4 discipline ovviamente deve essere equilibrato tra le discipline, e delle discipline vanno valorizzati naturalmente non aspetti meccanici e mnemonici, ma soprattutto i nuclei tematici più importanti e la dimensione pluridisciplinare e interdisciplinare, quindi anche quei nuclei che meglio si prestano ovviamente a essere valorizzati anche in questi termini di pluridisciplinarietà. Naturalmente è chiaro che facendo il colloquio la commissione deve tener conto del percorso effettivamente svolto, quindi è chiaro che non ci si può discostare da quanto ci dice il documento del consiglio di classe. Naturalmente chiedere un autore, un'opera, un percorso, un movimento che non è stato oggetto di trattazione non si può fare, perché i metodi adottati, le esperienze realizzate, le iniziative che hanno caratterizzato il percorso devono essere realizzate sono state realizzate dal consiglio di classe e devono essere rispettate da tutti i commissari. Io con questo ho concluso la parte, diciamo, dialogica. Andrei a questo punto Question time. domande. Flaminia, grazie mille. Un intervento davvero esaustivo, preciso e, permettetemi di dirlo, raro nella sua chiarezza, perché avere una lettura così diretta della struttura tecnica degli esami di Stato è qualcosa che non diamo per scontato, e credo di parlare per tutte le colleghe e colleghi collegati in questo momento. Come dicevi tu poco fa, insomma, adesso passiamo al question time, abbiamo circa 30 minuti, anche un po' di meno, cercheremo di usarli bene, domande mirate, risposte concrete. Come anticipato in apertura abbiamo selezionato i nuclei più ricorrenti e i casi utili per la rete, quindi io direi di partire subito. Flaminia, ti pongo la domanda e poi ti lascio la risposta. Va bene. Allora, la prima domanda selezionata ci arriva dal Liceo Artistico Russoli di Pisa e riguarda l'inclusione, la leggo per intero. Sì. Da alcuni anni nella nostra scuola è in corso una discussione sull'applicazione del 30% di tempo aggiuntivo per gli studenti con DSA o BES in sede di seconda prova dell'esame di Stato. Nel caso specifico della prova pratica di progettazione pittorica, già articolata in 3 giornate da 6 ore ciascuno, si pongono i seguenti quesiti. Il 30% di tempo aggiuntivo deve essere concesso indipendentemente dalla complessità della richiesta prevista dalla traccia, oppure può essere rimodulato in relazione alla struttura della prova? Il tempo aggiuntivo del 30% può essere suddiviso sulle 3 giornate di prova, oppure deve essere gestito in un altro modo? E ancora, è consentito che lo studente utilizzi una parte significativa o l'intero tempo aggiuntivo in una sola giornata, oppure il tempo deve essere distribuito in modo uniforme? La domanda è molto lunga. Considerata la durata già molto impegnativa della prova, l'aumento delle ore di lavoro non rischia di produrre un effetto controproducente, incrementando stress e affaticamento negli studenti con DSA o BES? In alternativa all'estensione del tempo, è possibile prevedere una rimodulazione della prova, ad esempio un numero ridotto di tavole oppure formati di dimensioni inferiori, pur mantenendo invariati gli obiettivi formativi e valutativi rispetto agli altri candidati? È una domanda molto articolata. Sì, allora, dunque, innanzitutto per i candidati DSA o BES non abbiamo prove equipollenti, quindi sapete che abbiamo soltanto strumenti compensativi, che non possono essere dispensati da prestazioni. Questa è la prima cosa che guida.
quindi strumenti dispensativi non se ne prevedono, quindi togliere delle cose da fare non si può fare. Per quello che riguarda il resto, il criterio guida è ovviamente il PDP, cioè sono ammessi quegli strumenti compensativi che sono previsti nel PDP. Quindi nel PDP dovrete prevedere, non ci sono regole sul tempo aggiuntivo. Allora, intanto è chiaro che avere a disposizione 18 ore vi deve fare ragionare su quanto queste 18 ore poi possano essere ulteriormente integrate. È chiaro che da una parte l'integrazione del tempo sui 3 giorni, un'ora in più tutti i giorni, è più gestibile, anche se la settima ora diventa dura. Certo, aggiungere tutte le... Non c'è un 30%, non sta scritto da nessuna parte, voglio dire, può essere un'aggiunta qualsiasi. Farli stare a scuola 8 ore per tutti e 3 i giorni, francamente mi sa un po' di accanimento terapeutico, cioè è sempre un livello che dovete valutare voi stessi. Cioè, a quello studente, se io gli do la mezz'ora in più perché è lento, gli faccio un favore? Oppure semplicemente lo gravo di un peso ulteriore perché quello è così stremato, ha già alla fine delle 6 ore che non gliela fa più e quindi non serve a nulla farlo stare più tempo. Cioè, questo è il PDP che guida e non c'è una regola generale, non esistono norme generali, sono valutazioni che si fanno caso per caso, tutte, per forza. E poi, una volta lo scrivete sul PDP, avete facoltà di usarlo nell'esame di maturità. Bene. Altra Allora, domanda. vedo che le domande sono molto, Sono molto molto complicate, sì. lunghe. Sì, Ok, ti leggo la seconda, poi sì. riusciremo a rispondere a quelle che insomma che riusciremo a rispondere. Allora, ci arriva dal Rossellini di Roma e sono 2 domande. Dunque, la prima dice: domanda 1, seconda prova scritta, durata e struttura. Alla luce delle nuove modalità dell'esame di Stato per licei artistici, la seconda prova di indirizzo, tradizionalmente articolata su 3 giornate e centrata su una prova scrittografica progettuale, mantiene invariata durata, impianto e peso valutativo, oppure sono previste riformulazioni nella struttura, nella scansione temporale o nell'integrazione di eventuali componenti teorico-critiche? Domanda Allora, numero... perdonami, io posso dire una cosa, Sì, così rispondiamo a 10 domande, sì, 5 domande. Io esatto, queste domande che avete selezionato le avevo già lette tutte e mi esatto. ero Infatti, segnata delle cose. Se vogliamo tentare di dare una risposta a tutto o quasi, io andrei a non leggerle e a dire quale sto rispondendo. Allora, qui mi si chiedono 2 cose. Già ho detto, durata, impianto, valutazione resta tutto identico, quindi la risposta alla prima domanda è non cambia nulla. Nell'orale, disciplina di indirizzo è un'interrogazione disciplinare? No, non mi piace dire che è un'interrogazione disciplinare, mi piace di dire che, come ho già chiarito, il docente delle discipline partecipa al colloquio ponendo domande e approfondimenti sulla propria disciplina, cioè in buona sostanza sul metodo del progetto, su cosa significa progettare un'opera qualsiasi di design, di pittura, di architettura, quindi facendo tutte le opportune, infinite domande che si possono porre in relazione alla progettazione. Non è un'interrogazione distinta, perché io non concepisco questo colloquio come 4 interrogazioni distinte, partecipa al colloquio come tutti gli altri docenti. Ecco, questa è la risposta. a molte di queste domande poi hai già risposto durante l'esposizione. Sì, per questo andrei avanti. Elisa Bianchi, vado C'è avanti. esattamente il Elisa Bianchi che ci chiede: in vista dell'incontro sulla seconda prova desidero porre 2 questioni per l'indirizzo audiovisivo e multimediale. 1. Comprendo le criticità legate all'uso di internet, prelevo di girati originali, utilizzo di strumenti come ChatGPT per l'elaborazione testuale. Tuttavia, in assenza di biblioteche realmente attrezzate, come possiamo garantire agli studenti una reale fase di ricerca e approfondimento che è parte fondamentale della disciplina? Ok, allora, questa è la domanda, va bene così, ci fermiamo qui, ho letto Sì. tutto il resto. Allora, ripeto ancora una volta, si possono dare repository di materiali preparati, predisposti dalla scuola, accessibili, uguali per tutti. La cosa fondamentale è che tutti devono avere accesso a tutti. Nelle prove sempre, nel piedipagina delle prove è sempre scritto che cosa si può avere, quindi si parla sempre di materiali disponibili
disponibili in cartaceo o in digitale nella scuola. Tra l'altro in molte prove è anche scritto che prima di dare la prova la commissione può anche predisporre un pacchetto di materiali ulteriori scaricato da internet prima dell'inizio della prova. Sta scritto sotto le prove e starà scritto sotto le prove. Quindi questo è, ma devono essere materiali uguali per tutti e messi a disposizione di ogni candidato, non roba dei singoli candidati. Quindi questa è la cosa fondamentale. Si parla del capolavoro, il capolavoro non ha rapporto con l'esame di Stato, quindi il capolavoro non ha nessun tipo di connessione con l'esame di Stato. Non si porta la domanda successiva nulla da casa, questo l'ho già detto, e la domanda successiva chiede se si possono portare cose da casa, assolutamente no. Se la scuola vuole mettere a disposizione di tutti, ma non so immaginare come, ma materiali di qualche tipo li mette e ognuno ne può attingere, come un tempo si attingeva ai fogli di protocollo, o come attualmente si attinge ai fogli di protocollo, ai fogli Fabriano o ai pantoni o a quant'altro, ma da casa non si porta nulla. Benissimo. La domanda successiva della professoressa Longobardi ci chiede: sono previste per la seconda prova del nuovo esame di maturità griglie di valutazioni ministeriali che quelle del quadro di riferimento? Perfetto. Allora andiamo anche avanti. No, aspetta, c'è un punto di questa domanda che pure volevo dire, e che è consentito iniziare l'elaborazione del progetto in digitale, ma allora normalmente gli extempore sono la fase, è la fase del momento in cui si fanno gli schizzi per lo più. Mi sembra un po' singolare l'idea che uno cominci direttamente, cioè ha una come dire, facilità di uso del digitale, per cui fa anche direttamente lavora al digitale e poi passa, cioè, mi sembra un po' strano che uno parta dal digitale per arrivare al manuale, questo la vedo un po' difficile, però nulla è espressamente vietato. Poi c'è una domanda molto lunga e articolata che riguarda praticamente la curvatura di metalli presenti. Lo so, però questa domanda è in buona sostanza il ruolo del docente di laboratorio del design, e qui la risposta in parte l'ho già data. I docenti di laboratorio non fanno parte della commissione, non fanno ovviamente parte quindi del personale che conduce l'esame, possono fornire un appoggio sull'uso degli strumenti. Peraltro, relativamente al design, io però inviterei tutti ad andarsi a rileggere i quadri di riferimento, perché forse, posso dire, è un difetto del Ministero e cercheremo di correggerlo. Forse nella prova del design è detto meno bene, ma guardate che la realizzazione o di un pezzetto del progetto o di un modellino o di un prototipo, a seconda del tipo, che può essere anche proprio un dettaglio e può essere fatto anche con mezzi informatici, cioè può essere anche un rendering, ma questa cosa è obbligatoria, cioè non è che la particolarità della prova dei licei artistici è che integra le discipline, ma ha sempre un pezzetto laboratoriale che c'è per tutti gli indirizzi, cioè chiediamo a scenografia di fare un pezzetto, è molto ben, un minimo, diciamo, modellino, prototipo, pezzettino della scenografia. Voglio dire, in tutti gli indirizzi un qualcosa si deve fare, non è che si può fare una prova che è solo di teoria, o soltanto una progettazione generica senza realizzare niente. Una realizzazione ci vuole, e nel piedipagina c'è scritto che può essere fatta con mezzi tradizionali oppure con mezzi anche con mezzi digitali. Magari cercheremo di dirlo meglio quest'anno, cioè eventuale è o modello o prototipo o parte di progetto, a seconda, ma è eventuale il tipo di prodotto, ma non eventuale la realizzazione. Però senza il docente di laboratorio, diciamo, col docente di progettazione in laboratorio. Perfetto. La domanda successiva arriva dal liceo statale Boccioni di Verona. Ci dice, in relazione alle indicazioni del DM 16/2026, qualora il candidato scegliesse di iniziare il colloquio illustrando alla commissione un progetto elaborato in corso d'anno in discipline progettuali che presenti un approccio alla ricerca di tipo interdisciplinare e al contempo non è questo che gli viene richiesto. Potrà contestualmente proiettare sulla LIM il portafoglio digitale. A questo punto no, non è questo che gli viene richiesto, non viene richiesto al candidato di iniziare il colloquio. Lì il decreto materia è molto chiaro, il colloquio inizia con un'autonarrazione del candidato, uso questo termine perché è uscito
un'intervista breve sui Orizzonte Scuola in cui ho usato questo termine, il termine è piaciuto e stato utilizzato, è un'autonarrazione di sé, del suo percorso di studi e del suo percorso personale come persona. Non è un progetto, quindi non è questo che gli viene chiesto per iniziare l'orale. Benissimo. La domanda successiva dall'Istituto Perito Levi di Eboli. Una docente ci chiede: insegna nell'indirizzo arti figurativo grafico pittorico in 2 classi quinti, in una disciplina pittorica e nell'altra laboratorio della figurazione. Considerato che è stata individuata come materia della seconda prova scritta disciplina pittorico, chiedo se è possibile per me essere nominata come commissario interno per entrambe le classi quinti. No, ovviamente no. Deve essere nominato obbligatoriamente il docente che di fatto insegna discipline pittoriche in ogni classe. Quella è la nomina. Quindi deve essere nominata solo nel caso in cui il docente dell'altra classe dove lei insegna laboratorio abbia sia, non so, titolare di 104 o Dio non voglia, possa aver avuto una sanzione disciplinare grave per cui è, diciamo, escluso dalla commissione d'esame. In quel caso potrà essere nominata perché insegna, non perché è docente di laboratorio in quella classe, ma perché insegna discipline in un'altra classe. Chiaro? Okay. In quanto docente di discipline di altro corso, non in quanto docente di laboratorio di quel corso. Benissimo. La domanda successiva arriva dal liceo Foppa di Brescia e ci chiede: insegno materia al laboratorio, discipline multimediali, già oggetto della seconda prova scritta. Capisco che la disciplina diventi una delle 4 orari, ma come mi devo comportare per il colloquio? Il colloquio non ha una forza, una parte teorica, perché è pratico. Inoltre possiamo ancora ragionare sulle 3 giornate di 8 ore? Ecco, allora, io qua voglio invitare con tanta cortesia questo docente a riguardarsi un attimo un po' le idee, a ripettinarsi un po' le idee, perché insegno una materia di laboratorio, discipline multimediali? No. Allora, o insegni laboratorio multimediale, o insegni discipline multimediali. Discipline multimediali è la materia progettuale. Quindi intanto, allora, un conto è quella di laboratorio, che è il laboratorio, e un conto è le discipline, che sono la materia di progettazione. Quindi, oggetto della seconda prova scritta, mi viene da pensare che insegna la materia oggetto, quindi discipline. Quindi è ovvio che le discipline hanno una parte teorica, come ho già detto. Il laboratorio non è detto che non abbia una parte teorica, assolutamente non è detto, perché voglio dire, io non è che ti faccio solo vedere come si usa lo strumento, ma ti spiego anche i fondamenti e le motivazioni per cui si usa così. Quindi quando io ti insegno a utilizzare i colori, ti insegno anche perché, per quali ragioni si fanno. Quindi non è detto, andatelo a dire a un docente di cucina che la sua materia non c'ha un risvolto teorico. E possiamo ragionare su 3 giornate da 8 ore, anche qui le 3 giornate sono da 6 ore, diciamo che rifacciamo un po' ordine concettualmente. La domanda successiva, Liceo Artistico Sant'Orsola di Roma, riguarda l'inclusione. Dice: nel nostro istituto è scritta una studentessa H che quest'anno sosterrà l'esame. Questa è la domanda sulle prove equipollenti. Ho già risposto nei termini in cui si può rispondere, qui non possiamo fare casi singoli. Benissimo. Il Liceo Artistico Nordio di Trieste, la docente ci chiede: la presentazione iniziale del candidato deve avvenire solo in forma orale o può essere supportata da una presentazione digitale? Non se ne fa menzione. Ok, quindi può essere anche proposto il capolavoro, ne hai già risposto prima. Nello sviluppo dell'argomento proposto dalla commissione, lo studente può inserire collegamenti interdisciplinari anche a materie che esulano dalle 4 sorteggiate dal MIME o deve muoversi soltanto all'interno di queste? Sì, questo l'ho già detto, ho detto che è possibile. Perfetto. Una domanda che arriva dalla città di San Sepolcro, Liceo Artistico Giovagnoli. È lo stesso argomento di prima, perdonami, se possono presentare l'elaborato, le opere realizzate, eccetera, eccetera. Non è questo l'argomento iniziale del colloquio. Ok. Allora andiamo avanti, perché poi c'è qualcuno che ci chiede tecnicamente, insomma, se il webinar sarà oggetto di revisione. Sì, l'abbiamo già spiegato all'inizio che alla fine, insomma, il webinar sarà reso pubblico, quindi lo potrete rivedere tranquillamente. Il liceo Candiani Bausch ci chiedono: compiti del presidente di commissione, ci sono variazioni? No. Uso del PC e tablet personali per la seconda prova? Ne abbiamo parlato. Perfetto. È consentito utilizzare software online che includono strumenti di intelligenza artificiale per la seconda prova scritta? No, l'unico utilizzo possibile sono i software che richiedono il collegamento
a condizioni molto chiaramente determinate in una FAQ che facemmo anni scorsi, cioè aprendo una sottorete, perché alcuni software non girano se non sei collegato, quindi non si può andare in internet, esiste un collegamento, si fa una sottorete, si traccia quello che fanno i candidati e i candidati usano quei software che non girano se non sei collegato, ma possono solo usare i software e non andare in giro per la rete, perché non si può Perfetto. fare. Dal liceo Chiabrera Martini di Savona ci chiedono: il commissario di seconda prova può fare domande nel colloquio pertinente al programma svolto, ad esempio storia della Deve, montagna? deve, Deve. deve fare domande della sua disciplina, ovviamente. Andiamo su domande leggermente più snelle. Liceo artistico Mengaroni di Pesaro ci chiedono: si può chiarire la dicitura ad eccezione del sabato? L'abbiamo fatto. Perfetto. Luca De Penne, Istituto Superiore Luca De Penne di Penne, in provincia di Pesaro. No, di Pescara, scusatemi. La durata della seconda prova del liceo rimarrà invariata per l'indirizzo architettura e ambiente. La possibilità di utilizzare il supporto informatico per la restituzione grafica del progetto definitivo, sempre presente nelle tracce degli anni passati, ci sarà anche per il corrente anno scolastico? Assolutamente sì. Ok. Liceo Caravillari di Roma. È possibile essere il commissario interno per la seconda prova in 2 classi contemporaneamente? Purché si sia il docente interno in 2 classi, diciamo, purché si insegni quella disciplina in 2 classi contemporaneamente. Certo, se io ho 2 quinte assegnate come docenti di discipline, sarò il commissario interno, ma allo stesso modo quello di filosofia. A me qualche volta mi stanno arrivando domande, ho lo stesso professore di filosofia in 3 quinte, lo posso nominare? Era un caso in cui filosofia, diciamo fisica, va, che a voi è uscita fisica interna. Se il professore di fisica è lo stesso in 3 quinte, che faccio? E lo nomino lo stesso. Beh, dovevo decidere prima che non era lo stesso in 3 quinte. Adesso che è lo stesso in 3 quinte, lo nomino in 3 quinte. Si Certo, allungheranno un po' i tempi. chiaro. Un'altra domanda che ci arriva dal liceo Caro di Grottaglie Taranto, ci chiedono: nell'indirizzo arti figurative, curvatura plastico-pittorica, la disciplina pittorica e classe di concorso A009 può sostituire in commissione per la seconda prova la discipline plastiche classe di concorso A014? Assolutamente no, nessuna disciplina può essere sostituita. Ok. Ci chiedono dal liceo artistico Pietro Selvatico di Padova come si svolgerà la seconda prova, comprenderà anche la fase di laboratorio, essendo in commissione solo membro all'interno di discipline progettuali. Allora, la presenza del solo membro di discipline progettuali non impedisce la realizzazione del laboratorio, perché il docente di discipline progettuali innanzitutto ha competenza per il laboratorio e quindi dovrebbe già sapere lui stesso come si usano gli strumenti, e comunque gli studenti vanno in laboratorio e usano il laboratorio, quindi sanno l'utilizzo degli strumenti. Poi ripeto, certamente se siamo in un laboratorio di oreficeria e conosco le problematiche, le criticità dei laboratori di oreficeria, in modo, siccome si devono usare la fiamma ossidrica durante l'esame, io insisterei fortemente col presidente di commissione chiedendo la presenza del laboratorio, del docente di laboratorio durante lo svolgimento della seconda prova, quantomeno almeno negli ultimi 2 giorni, quando lavorano, non quando fanno di extempore, ma quando lavorano, per una questione di mera di sicurezza, di vigilanza ai termini di sicurezza. Quindi un conto è che far parte della commissione, un conto è assistere per garantire l'uso in sicurezza degli strumenti. Su questa cosa, se c'è un'esigenza, bisogna insistere fortemente col presidente di commissione per garantire la sicurezza, e credo che i presidenti non dovrebbero rischiare. Ok. Ci chiedono: in caso di studenti con disabilità in una paritaria, potrebbe essere concordata una prova equipollente? E se sì, su cosa dovrebbe essere consistere e a chi è affidata la stesura? Sì, allora la stesura la fa la commissione, eventualmente con l'aiuto del docente di sostegno, e naturalmente è chiaro che la prova equipollente, qualora utilizzata nei PEI, cioè qualora il PEI preveda prove equipollenti, ovviamente la prova equipollente sarà fatta anche per l'esame di Stato a partire dalla prova ministeriale. Una domanda interessante che ci propongono da Ravenna, dal liceo artistico Severini. Insegnando nelle mie classi quinte 2 discipline strettamente collegate tra loro, cioè matematica e fisica, ed essendo prevista invece la sola disciplina di fisica tra quelle valutabili in sede di colloquio, chiedo quanto sia possibile per i miei studenti spaziare da una all'altra disciplina, anche considerando che uno degli obiettivi dell'insegnamento della matematica in tali licei è quella di comprendere l'applicabilità dei modelli matematici in contesti applicativi.
Quindi chiede praticamente quanto è possibile Esatto, fare. allora gli studenti saranno perfettamente liberi di fare tutti i collegamenti che credono, è il professore che nel porre domande le porrà su fisica. Poi è chiaro che nel momento, magari ecco, non potrà porre la domanda, ecco, questo è il fenomeno fisico, parlami del, diciamo, delle leggi matematiche che lo governano. Adesso voglio dire, l'ho detta male perché non è certo la mia disciplina, però ripeto, è il professore che nel fare le domande si attiene all'ambito della fisica e non chiede la matematica in quanto, tra virgolette, supporto della fisica, ma gli studenti, da parte loro, potranno invece proporre tutte le interazioni che credono, se hanno impostato lo studio della fisica in modo Trasversale, interdisciplinare. certo. Ok. Ci chiedono dal liceo artistico, classico artistico di Terni, in relazione alle nuove modalità di svolgimento del colloquio, che peso avrà la presentazione di se stesso da parte del candidato in termini di durata e con quali possibili strumenti sarà possibile valutarlo? Allora, dunque, la griglia di valutazione verrà modificata e quindi ci sarà una voce, ovviamente, che è un indicatore che riguarderà appunto la valutazione del grado di maturazione, autonomia, responsabilità raggiunto dallo studente, come gli altri indicatori. Quindi sarà nella griglia l'elemento, l'indicatore anche relativo a tutto questo. Per quanto riguarda diciamo, la durata, il peso, la durata, questo l'ho detto prima, le commissioni devono decidere le modalità di articolazione del colloquio. Breve riflessione vuol dire non può durare 20 minuti. Questo è, se il colloquio dura 45 minuti, può avere uno sviluppo 5, 6, 7 minuti. Se il colloquio dura un'ora, può avere 10 minuti. Ecco, dipende dalla durata globale che si dà al colloquio. Ovviamente non può essere preponderante, è una breve riflessione che poi fa spazio a tutto il resto. Cioè il cuore del colloquio è il colloquio sulle 4 discipline, un unico colloquio su 4 discipline. Poi Perfetto. a questo ci aggiungiamo la parte dell'autopresentazione, l'educazione civica come insegnamento trasversale, la narrazione del PCTO, la discussione delle prove scritte, eventualmente l'elaborato di cittadinanza attiva se per quelli ammessi col 6, quindi queste altre cose determinano la durata complessiva. Bene, Flaminia. Allora, siccome sono già le 4:36, io non voglio trattenerti tanto, ti faccio le ultime due domande più di carattere tecnico. La prima dice: se uno degli interni durante gli esami si ammala, in sua sostituzione viene convocato un supplente della stessa materia interno alla scuola, un supplente della stessa materia convocato esternamente alla scuola o un docente interno al CDC ma di altra materia? Allora, la prima e la seconda in quest'ordine. Quindi la materia resta, quindi o provvediamo con un membro, diciamo con un docente della stessa scuola, oppure dobbiamo chiamare una persona nelle graduatorie di istituto, Ok. poi potrebbe, quindi è un supplente esterno alla scuola. Non si può Oh, sì. cambiare La materia, certo. con un'altra disciplina. L'ultima domanda, la compilazione del modello ESO, quando va effettuata e quali istituzioni Allora, scolastiche? su questo le S0, questo uscirà la classica nota circolare sulle commissioni, nella quale avrete tutte le scadenze per compilare questo modello. Ovviamente voglio soltanto darvi un'altra indicazione su una domanda che dice l'educazione, che riguarda l'educazione civica, è questa domanda del Nordio di Trieste che dice l'educazione civica verranno discussi argomenti, possono riferirsi a tematiche trattate in tutte le materie, no, nelle materie sempre coinvolte nel colloquio. Il CLIL è obbligatorio, sì, se c'è il docente CLIL è obbligatorio coinvolgerlo. Il docente di discipline, domanda del Palizzi, Caselli Palizzi di Napoli, qual è il docente che viene nominato? Quello di discipline progettuali, automaticamente, anche se quello di laboratorio a titolo per discipline, in realtà la regola è viene nominato come il commissario interno il docente che in quella classe insegna quella disciplina, qualsiasi. Per cui se io ho in uno scientifico il docente che insegna in quella classe fisica, ma è competente anche per matematica e quest'anno è uscita a matematica, viene nominato il docente che in quella classe insegna matematica, non il docente che in quella classe insegna fisica ma ha anche titolo per la matematica. Quindi è il docente, infatti notate che nei commissari interni non è mai indicata la classe di concorso,
perché ciò che guida è che quel docente di fatto insegna la disciplina in quella classe. La correzione effettuata da commissioni, sottocommissione, intera commissione, decide la commissione se ci sono le condizioni per le sottocommissioni, si fanno collegamenti ad altre materie oltre le 4? No. L'argomento a piacere, l'avvio del colloquio in primis su argomento a piacere Majorana, il liceo artistico Majorana, no, non c'è l'argomento a piacere, non è un argomento quello con cui inizia il colloquio, è appunto una presentazione del candidato, gestita da lui stesso, non è un argomento proposto dalla commissione. E basta, diciamo, queste erano le cose che avevo evidenziato nelle domande. Assolutamente. Bene, allora eccoci alla chiusura di questo pomeriggio. Io voglio ringraziare ancora una volta la dottoressa Flaminia Giorda con sincera gratitudine. Hai tenuto un intervento di grandissima qualità, grazie davvero, hai risposto con precisione e generosità alle nostre domande e ci hai lasciato strumenti concreti per lavorare meglio. Non è poco, Flaminia, grazie davvero. Un ringraziamento va anche a tutti voi che siete rimasti collegati per l'intera ora e mezza, quindi dirigenti, staff, coordinatori e docenti. La vostra presenza e le domande che avete inviato hanno reso possibile questo incontro e utile davvero per tutta la rete. Come anticipato, il video resterà disponibile su YouTube per chi volesse rivedere l'intero intervento o condividerlo con colleghi che non hanno potuto seguirci oggi, lo potrà fare liberamente. Davvero buon lavoro a tutti, grazie davvero, buona maturità e grazie davvero ancora Flaminia per il tuo preziosissimo intervento e per il tuo preziosissimo lavoro. Grazie a tutti, un caro saluto. Grazie mille, arrivederci e grazie anche a Chiara che sta gestendo tecnicamente la piattaforma di streaming. Grazie davvero, arrivederci di nuovo. Arrivederci.